amici, ben ritrovati. Parliamo di inchiostri, Diamine turchese. Allora, ancora una variazione del blu, ma in questo caso dell'azzurro, e un azzurro molto particolare, il turchese. Questo è un inchiostro che veramente può rivelare qualche sorpresa, perché non sono certamente gli inchiostri che usiamo nei documenti ufficiali, perché insomma non credo che si possa andare in giro per firmare qualche documento, qualche cosa, insomma, con un inchiostro turchese. Però sono quegli inchiostri che ci danno anche un po' di colore, un po' di vivacità e un po' di allegria. Il turchese poi è davvero molto grazioso, simpatico, è un bel inchiostro, un po' come tutti gli azzurri, li trovo sorridenti, qualcuno un po' più imbronciato, qualcuno un po' meno, ma mi piacciono molto, sono espressivi e sono allegri, positivi, per me questo è già tanto. Lo provo su una Lamy Logo che però questa volta ho equipaggiato con un pennino in oro. Il pennino Lamy, quello classico in acciaio da meno di una decina di euro, è un dignitosissimo e validissimo pennino. Quello in oro, che costa però 10 volte tanto, vale anche 10 volte tanto, è veramente un pennino, ecco, diverso da quello che siamo abituati a percepire nelle lami. Vi rimando alla prova che ho fatto di questo pennino un po' di tempo fa e me lo tengo perché è veramente molto bello, è un tratto F, ora lo andiamo a vedere. Parlando dei Diamine, sapete che ci sono calamai per tutti i gusti, questi sono quelli da 30 ml, trovo che sia veramente una cosa molto intelligente da parte di Diamine, che ha una tavolozza di colori esagerata quasi, ce ne sono davvero tanti in catalogo. Possiamo con 3-4 euro avere la possibilità di provare, poi se ci piacciono possiamo prenderci il classico calamaio di vetro che è da 80 ml, che in proporzione, pensate, costa persino meno, ed è certamente più capiente, più elegante, più facile anche per intingere le penne a pistone, perché qua la difficoltà c'è, non nascondiamocelo. È un inchiostro che secondo me vale la pena non solo provare, ma vale la pena anche ricordare che è molto valido. Alcune formulazioni poi di questi inchiostri sono davvero molto riuscite. Parliamo di un inchiostro da 110-130 euro litro, quindi pochissimo, è proprio alla base della piramide dei prezzi degli inchiostri. Proviamo allora. Sì, è proprio bello. Questo poi è un pennino, come vi ho detto, molto duttile, insomma, se quelli in acciaio possono avere qualche impuntatura ogni tanto, questo è di una scorrevolezza davvero unica. Qui abbiamo una bella Lamy Logo. Certo, anche a te devo scrivere che sei di edizione speciale. Il colore mi pare il modello, la Twilight. Come vedete è un bel inchiostro, un inchiostro che a differenza di altri della Diamine è un inchiostro che sembra essere un pochettino più acquoso, sembra che abbia una componente, una base acqua un po' più pronunciata, lo capiamo da diverse cose, lo capiamo innanzitutto ora stringo l'inquadratura così lo vediamo meglio, lo capiamo innanzitutto da come imbarca la carta. Perché vedete, quando comincio, e questa è una carta Rhodia da 90, quando comincio a segnare così, come ho fatto qua, e magari a ripassare in questo verso, la carta vedete che si imbarca un pochettino. E anche lo capiamo dal fatto che è vero che è molto scorrevole questo inchiostro, perché è molto scorrevole, però sembra che non ci sia la componente pigmentosa quanto sia, per così dire, sciolta e diluita nella base acquosa, e infatti vediamo che è molto uniforme nella stesura, quindi questo è un pregio, però è anche vero che tende, ora lo proverò su una carta un pochettino più leggera, tende proprio ad essere un po' abbondante la parte liquida. Questo
potrebbe farmi pensare che su carte che hanno una finitura, un coated meno liscio e perfetto di Rhodia, potrebbe causare un po' di spiumaggio. Lo andiamo a verificare subito e allora mi prendo a questo scopo il mio bel quaderno della Pigna Temi. Sono un po' troppo stretto con l'inquadratura, eccolo qua. Allora andiamolo a provare qua. Prova. Diamine. La tinta è molto bella, però sto notando anche qui, vedete, non so se riesco a farvelo vedere, che tende a imbarcare un pochettino la carta. Lamy Logo, pennino F, in oro a 14 carati, e quello bicolore tra l'altro è anche molto elegante, è un bel pennino. Vediamo anche di capire quanto passa la carta. Sì, noto che c'è una tendenza allo spiumaggio. Ora lo inquadriamo meglio, cambio la camera, andiamo a vedere intanto se ha passato. Infatti guardate, rispetto agli altri su una carta più leggera come questa, vedete come tenderebbe a passare. Perché? Perché non è tanto l'inchiostro in sé che ha chissà che cosa, c'è acqua e quindi l'acqua si porta dietro anche il pigmento. C'è una base acquosa parecchio pronunciata. Rende il tratto molto scorrevole, mi ricorda un pochettino come scorrevolezza l'inchiostro Aurora, mi può ricordare anche alcuni Pilot Hiroshige, molto scorrevole, molto scorrevole. È molto bella questa carta però. Voglio provare qui. Essendo una carta da 85 mg, tiene di più, vedo, però anche questa qui tenderebbe un pochettino. Andiamo a vedere, tanto bello, bello, mi piace l'intonazione di questa carta, ve l'ho detto, sì, ve l'ho detto già, mi piace perché scalda un pochettino il colore, guardate qua, nonostante abbia scritto, vedete che traspare tutto il segno, poi lo vedo anche un po' in controluce. Eccolo qua, vedete, tende un po' ad imbarcare la carta, ci dà anche qualche accenno di scontorno, e qui stiamo parlando di un pennino estremamente levigato, estremamente liscio, quindi immaginatevi su un pennino, questa invece è la carta Rhodia, su un pennino che gratti un pochettino le fibre della carta, significa proprio andare a spiumare, spiumare, spiumare. Però la tinta è bella, nulla da dire. La tinta è bella, ha una base acquosa un po' pronunciata. Bene, per concludere vi metto insieme i vari colori ottenuti sulle carte. Guardate intanto che bella questa della Fabriano, che bel colore viene fuori, molto simile a quello della Rhodia, cambiando soltanto l'intonazione della carta. Qui abbiamo un bianco diciamo neutro, tendente un pochettino al freddo, qui invece abbiamo una carta a intonazione calda. Ma la cosa importante è che il colore, le caratteristiche del colore vengono mantenute quelle che sono, nonostante ci sia ovviamente, come è ovvio che sia, diciamo, un colore un pochettino più caldo, perché essendo una dominante, ma non voglio dire gialla, però insomma appena gialla, Havana, eccetera, scalda, chiaramente contribuisce a scaldare il colore dell'inchiostro. Un inchiostro che
molto valido, vi dicevo, un po' come tutti i Diamin, però non è il più rappresentativo, nel senso che non ci si trova quello che ci si aspetterebbe. I Diamin generalmente sono inchiostri anche abbastanza lubrificanti. Io prediligo soprattutto quella categoria di inchiostri, e diciamo che nell'ordine delle produzioni, per esempio delle serie speciali come quelle dedicate ai fiori, alla musica, non ha quel quid in più che alcuni, in base al pigmento, riescono a offrirvi, ma di questi ne abbiamo già parlato in altri video. La tinta è bellissima, quindi grazie a tutti voi, se vi piace ve lo prendete, e a tutti saluti inchiostrati da Marco.